Salve e bentornati su Psicologia nell'angolo. Oggi, dopo un po' di divagazioni varie che hanno caratterizzato la fine del mese di settembre, torniamo ai nostri video, quelli che ci piacciono. Cioè analizziamo un aspetto della psicologia contemporanea che secondo me sta davvero caratterizzando questo periodo storico e non in positivo. E sta influenzando le vite di moltissime persone che ricevono dei messaggi molto contraddittori. Oggi, come avrete visto dal titolo del video, parliamo di linguaggio. Chiariamo subito un punto. Tutte le professioni in qualche misura dipendono dal linguaggio che usano e tutte le professioni sviluppano un proprio linguaggio specifico, ma nessuna, come la psicologia, da quando è stata costituita come scienza, ha avuto un impatto così rilevante sul linguaggio comune. Per fare qualche esempio, dire che qualcuno è fissato su qualcosa è possibile soltanto perché Freud a un certo punto ha sviluppato un concetto psicoanalitico che era la fissazione. Stessa cosa dire che qualcuno ha avuto un lapsus, altro termine freudiano che è entrato nel linguaggio collettivo e non è più uscito e ancora oggi continua a essere usato. Complesso, il complesso edipico freudiano era un concetto che dire pionieristico è dir poco, che dire scabroso è dir poco per l'epoca in cui è stato presentato, ma anche oggi, a dire il vero, eppure il complesso edipico come concetto è entrato nella disponibilità di tutti, o quasi, comunque delle persone colte. Si possono fare anche degli esempi più moderni che invece non hanno un legame diretto con la psicodinamica. Uno che mi viene in mente, che io non amo moltissimo, però ha una certa validità linguistica, semantica ed è diventato di uso comunissimo, è il termine resilienza, che sì, viene usato un po' a sproposito, però comunque almeno viene adoperato nel dominio in cui era stato pensato inizialmente. Tutte queste parole arricchivano il linguaggio comune e lo arricchivano per un motivo molto semplice. Come ho detto più di una volta, come ho detto per esempio nel video speciale della scorsa settimana, Freud, Jung e diversi altri pionieri della psicologia, ma anche autori di altre scuole, per esempio i primi comportamentisti, erano grandi scrittori, avevano una cultura vastissima. Per esempio Freud aveva un interesse quasi ossessivo, per usare un altro termine che è entrato nel linguaggio comune, per la storia militare, per la tattica, e da lì infatti vengono moltissimi dei termini che adoperava. Per esempio il termine resistenza fa subito pensare al gergo dei soldati, delle battaglie, che lui conosceva molto bene e di cui era un appassionato. Jung, tutti sappiamo di che cosa era appassionato, e moltissimi dei suoi testi sono permeati di uno spirito religioso o esoterico, che non diminuiva affatto il valore di quello che scriveva. Arrivati all'alba del 2026, assistiamo a un fenomeno che è duplice. Da un lato, la psicologia continua a dare moltissimi termini al linguaggio comune, al linguaggio collettivo e anche all'immaginario collettivo, naturalmente. Dall'altro lato, però, questi termini non sono più evocativi come quelli del passato. E in più, questo ovviamente né Freud né nessun altro dei grandi del suo tempo avrebbe potuto immaginarlo, vengono veicolati attraverso dei mezzi che non sono più i libri o i giornali o le riviste specializzate nel migliore dei casi, ma sono dei mezzi che sfruttano il desiderio di consumare contenuti compulsivamente e quindi sono spesso in una forma ridotta, poco chiara, in cui si punta più che altro all'intrattenimento e non tanto all'informazione. Ecco, ma se noi questi termini della psicologia moderna, alla quale da ora in poi mi riferirò anche come psicologia pop, spiegherò il motivo, venissero veicolati attraverso mezzi propri, adatti alla condivisione intellettuale, sarebbero allo stesso livello o a un livello simile di quelli del passato? E purtroppo la risposta è assolutamente no. Ora, a qualcuno di voi che magari non mi conosce bene, non è abituato al mio modo di strutturare le mie argomentazioni, potrebbe venire in mente che tutto sommato questo non è poi un argomento così importante, che le parole lasciano il tempo che trovano, sono transitorie come lo siamo tutti noi d'altronde. La verità è che purtroppo questo non è vero, e non è vero specialmente in una professione in cui dal punto di vista clinico le parole sono tutto. Mi dispiace, in realtà non mi dispiace più di tanto, mi rendo conto che potrebbe risultare monotono, però devo citare ancora una volta Freud, anche se la definizione non è sua. Però la psicoterapia o la psicologia clinica in fondo è una terapia fatta con le parole, e quindi un eventuale, e non è eventuale perché vedremo è fattivo, decadimento del lessico psicologico con tutta probabilità conduce a un decadimento della qualità di quella terapia con le parole a cui ci stavamo riferendo. Le parole della psicologia, i concetti della psicologia delle origini erano concetti
che spesso sfidavano il senso comune. Soprattutto i concetti psicodinamici erano lontanissimi, quanto più distante possibile, dalle convinzioni radicate nelle persone del tempo in cui vennero sviluppate. Basti pensare all'idea assolutamente rivoluzionaria e anche pericolosissima per quel tempo, che i bambini avessero una sessualità, addirittura che avessero una sessualità multiforme e incomprensibile per gli adulti. Questa assoluta distanza dal dogma e questo rifiuto di sottomettersi ai concetti correnti per inventarne di nuovi, per esplorare al meglio la vastità della mente umana, è quello che in fondo ha reso questa disciplina così grande, così influente e anche così d'impatto nella vita delle persone. Chiaramente per chi non era abituato e per chi non è ancora abituato a certe idee, a un certo modo di esprimere alcuni concetti, questi risultano anche urtanti, ma in fondo è un bene, perché questo urto, questo scontro con alcune idee così lontane dal senso comune dà un po' la misura dell'unicità di quello che noi facciamo come clinici e di quello che noi facciamo anche come studiosi della mente. Ciò che invece si sta vedendo adesso nella contemporaneità in riferimento a questo discorso sul linguaggio è un ritorno a forme di sicurezza. Cosa voglio dire? Voglio dire che molti dei termini che attualmente hanno ampia diffusione sono in realtà forme alterate e indorate di concetti invece banalissimi, arcaici addirittura, e quindi non c'è più nessun tipo di innovazione. In questo video io ho la precisa intenzione, e questa è la mia dichiarazione, di mostrare come 3 di questi termini, che a mio giudizio sono i 3 in assoluto più abusati e che hanno avuto un'ingiusta esposizione mediatica, e in realtà non sono altro che rebranding, se posso usare un termine moderno, di concetti assolutamente alla portata di tutti e banali, e accostarsi ai quali in realtà non garantisce nessuna illuminazione, nessun urto e in definitiva nessuna crescita. Poi chiaramente i termini non sono solo 3 e infatti una cosa che vi chiedo, e ci terrei molto e sarei molto felice di avviare un dialogo con voi, è di scrivere sotto il commento che metterò in risalto quali sono i termini della psicologia pop, della psicologia moderna, che si vedono tantissimo, anche senza chiederlo, perché appaiono nelle sponsorizzate su Instagram, nelle sponsorizzate su Facebook e anche su YouTube ovviamente. Ecco, quali sono i termini che vi risultano più odiosi, un po' per l'uso magari smodato che se ne fa, e un po' per quello che invece veicolano. Come sempre mi tocca l'arduo, che poi non è arduo ma è sgradevole, compito di ricordarvi che iscrivervi al canale mi dà un grandissimo aiuto, sia materiale, ma direi soprattutto morale, e mi spinge a creare nuovi contenuti e indagare nuove aree della mia professione e condividerle con voi, ma anche un semplice like sotto questo video e gli altri veramente può fare la differenza. Poi, per non parlare di un commento, che è la cosa che per me è più gradita. Adesso vorrei passare immediatamente a discutere con voi del primo termine che secondo me ha causato più danni della grandine, che veramente ha plasmato il modo di parlare di una generazione, e non per il verso giusto. La prima parola è quella che leggete anche nel titolo del video ed è tossico. Le persone tossiche ti fanno sentire così, in bilico, sempre a rischio caduta, non ne va mai bene una. Chi sono le persone tossiche? Una relazione tossica. Toxic relationship. Quasi senza possibilità di errore possiamo dire che la psicologia clinica si può anche descrivere come un'analisi accurata, critica, delle relazioni del paziente con le persone significative della sua vita. Queste relazioni possono assumere una miriade di forme diverse, e volendo fare un esercizio inutile e collocarle in uno spettro da una ipotetica relazione totalmente positiva a una totalmente negativa, le gradazioni intermedie sono infinite. Poi bisogna anche considerare che valore hanno quelle relazioni, a prescindere dal fatto che siano positive e negative, che natura, come si siano stabilite e in che modo si inseriscono nel grande discorso che poi è la vita di un individuo. Quindi stiamo parlando di un ambito sconfinato che generalmente è quello che si indaga con maggiore fatica ma anche con maggiore interesse, perché comprendere le relazioni dell'individuo è comprendere il suo network relazionale. In questo caso mi permetto di mutuare qualche termine dalla terapia sistemico-relazionale. È assolutamente fondamentale, e quindi ci troviamo di fronte a un'analisi che è complessa, articolata, stratificata, richiede tempo e che quasi mai si può ridurre a una dicotomia tra bene e male, cioè tra una relazione positiva e una relazione negativa. Ecco, qui entrano in gioco le famose relazioni tossiche. Tossico chiaramente è un termine che è mutuato dalle scienze dure, dalla chimica, dalla biologia,
ma anche un sostrato che non si può ignorare, che in qualche modo è legato alle tossicodipendenze. Dare una definizione univoca di quello che alcuni miei colleghi, moltissimi non miei colleghi che però fanno il nostro lavoro in modi un po' tortuosi, intendono per relazione tossica è quanto mai complicato. Diciamo, in linea di massima possiamo provare a dare una definizione così vaga e generica. Una relazione tossica è una relazione che non fa bene al paziente, che lo avvelena, quindi gli causa dei danni, dalla quale però, proprio come un drogato non riesce a uscire dal consumo della sostanza, il paziente non riesce a sottrarsi a questa relazione. L'insensatezza del concetto di relazione tossica sta tutto qui. Si prende qualcosa che è complicato, stratificato, difficile da cogliere anche dopo tantissimo tempo e tantissime sedute, e in fondo è anche difficile da comprendere per il paziente stesso, che spesso viene dallo psicologo per cercare di mettere ordine nella sua considerazione delle relazioni che ha, e lo si riduce a cosa? A una dicotomia: tossico, sano, buono, cattivo. E mi secca ripetermi, ma 4 gambe buono, 2 gambe cattivo. Siamo a un livello di semplificazione che ci porta indietro e ci fa arretrare dal punto di vista intellettuale di tanti passi. Oltre a questo processo di semplificazione poi c'è un altro punto. Se noi usiamo il termine tossico, cioè un termine che ha valenza totalmente negativa e che ha a che fare con il veleno e che ha a che fare con l'idea di sprofondare in qualcosa di abietto, anche di crudele, stiamo togliendo la possibilità di un risanamento. Cioè, cosa si fa da una relazione tossica? La stragrande maggioranza di quelli che usa e abusa questo termine, e tra poco andremo a vedere perché alcune persone abusano di questo termine pur sapendo che in realtà non significa molto, da una relazione tossica si fugge, si scappa, ci si sottrae. I termini sono proprio questi, cioè è come essere avvinti da catene che si spezzano e poi la persona è libera di andare a creare relazioni, che il contrario, quello che gli inglesi, gli anglosassoni dicono healthy, sane, relazioni sane, che invece non sono intaccate da questo veleno. Ora, detto che effettivamente è vero che talvolta bisognerebbe sottrarsi ad alcune relazioni, è anche vero però che c'è il pericolo che appena una relazione non è soddisfacente come la vorremmo, viene bollata come tossica. E quindi si toglie quella magnifica capacità umana che si può raggiungere con l'aiuto di un professionista di risanare una relazione. E voi dite, ma questa parola è soltanto appunto una parola, è un termine descrittivo, vivido, ma in fondo non influenza più di tanto il discorso. Invece lo influenza tantissimo, perché la diffusione che ha avuto questa parola è gigantesca. Il successo che ha avuto questa parola è straordinario. Dappertutto si legge di relazioni tossiche, partner tossici, ambienti di lavoro tossici, modalità tossiche di relazioni, o addirittura, che forse è la formulazione peggiore dal mio punto di vista, di persone tossiche, come se un individuo avesse il potere di ammorbare gli altri con la sua sola presenza, soltanto esistendo, danneggiare la vita degli altri. E quindi non è difficile vedere, e in effetti è così, e io sono disposto anche a rischiare e usare un assoluto, è così, che molte persone che sono influenzate da questo tipo di discorso, che tra l'altro ha un nome, gli anglosassoni tendono a chiamarlo therapy speaking, cioè parlare come se si fosse sempre nel setting di terapia anche quando si è fuori dal setting di terapia. Molte persone influenzate da questo tipo di lessico diventano dei fuggiaschi, diventano dei fuggitivi relazionali. Appena qualcosa non è del tutto positivo, appena qualcosa magari non è neanche negativo, ma non soddisfa le loro aspettative, si attua il piano di fuga. Come gli altri termini che io vi porterò, discuterò, anche questo termine tossico, tossicità e tutto quello che abbiamo appena discusso, e tutte le varianti di cui abbiamo appena discusso, ha un fortissimo legame, a mio giudizio, con la religione. Quando dico religione non intendo una religione specifica. Io, nel tentativo di dare una spiegazione, chiaramente mi riferisco alla religione che conosco meglio, che è il cristianesimo. Ma penso che questo principio valga per tantissime religioni, perché sono proprio i principi di base
del vivere religioso che esistono in tantissime culture. Quando dicevo prima nell'introduzione che io credo che si stia andando verso una banalizzazione dei concetti psicologici che passano nel linguaggio comune e verso una sensibile diminuzione del coraggio e dell'innovazione che i concetti veicolati dalle parole portano con sé, mi riferivo anche e soprattutto a questo. Come ho detto ripetutamente, in Occidente moltissime persone ormai hanno un rapporto molto blando con la religione, non si lasciano più influenzare particolarmente, soprattutto dalle forme organizzate di religione. Nonostante non vogliano più avere a che fare con la religione in senso classico, continuano ad averne i bisogni, il che è assolutamente comprensibile. Cioè, quali sono i bisogni? Il bisogno di rendere semplice quello che è complesso, il bisogno di avere un supporto costante, più grande e più benevolo di quello che qualsiasi essere umano può fornire, e di avere una divisione chiara di ciò che è buono e di ciò che è cattivo. Ecco, a me pare che molte forme di psicologia pop in realtà forniscano semplicemente questo, cioè gli strumenti che in passato fornivano le religioni. Per esempio, questa parola tossico e il suo contrario sano, in realtà che cosa sono? Secondo me non sono altro che la traduzione in termini più moderni e più accettabili per un certo tipo di pubblico dell'antichissimo principio del peccato, dell'assoluzione e del vivere invece senza peccato e quindi nell'innocenza. Le relazioni tossiche, le persone tossiche, gli ambienti tossici, che cosa sono? Sono cose permeate di peccato. Sono sporche, sono velenose. Quindi che cosa si può fare dal peccato? Col peccato non si negozia, col peccato non si discute e non si cerca di migliorarlo. Dal peccato si fugge, ci si allontana con l'aiuto di un esperto. E molti psicologi, molti miei colleghi che vedo purtroppo postare contenuti usando questi termini con grande liberalità, estrema liberalità, e poi anche molti miei non colleghi che possiamo mettere nella grande categoria dei guru abusivi, usano questo termine così spesso e usano questo termine per discutere delle persone attorno al paziente, oppure magari non lo usano loro per primi, è il paziente che arriva e siccome l'ha letto, l'ha sentito e ci si è rivisto, comincia a dire che le persone attorno a lui sono tossiche, e invece di correggerlo e provare a approfondire il discorso e metterlo su dei binari più maturi, più adulti, utilizzando dei termini magari più neutri, per esempio disfunzionale. Disfunzionale in una relazione vuol dire che non funziona. Già cominciare a usare il termine disfunzionale ci fa pensare all'idea di aggiustare le cose. Questa dis nella funzione la possiamo anche rimuovere e quindi la relazione torna a essere funzionale. Ecco, invece di correggere il paziente, lo si imbecca e gli si dice che sì, le sue relazioni sono effettivamente tossiche, perché questo crea una forma di alleanza, chiamiamola terapeutica, e poi di terapeutico non ha niente, che è un po' più simile a quella che può intercorrere fra l'esorcista e il posseduto. Cioè, il professionista della salute mentale, se lo è, si fa personaggio che estrae il male e porta la persona da una condizione di intossicazione a una condizione di purificazione. Chiaramente questo fa dei danni immensi, soprattutto a persone che tendono a essere un pochino fragili per tanti motivi, e immagino che molti di quelli che si rivolgono a un professionista in qualche modo una fragilità ce l'hanno, perché c'è il fortissimo rischio che tossico di qua, tossico di là, tossico su e tossico giù, e tutto è tossico, e la persona si ritrovi sì in una condizione di purezza, ma in una condizione di purezza da eremita, che certo non è una bella prospettiva da un punto di vista della salute mentale, perché invece di provare a mettere ordine e cercare di capire quali relazioni sono disfunzionali, o se magari una relazione è percepita come disfunzionale ma in realtà non lo è, e soprattutto azione che richiede grande coraggio, se magari è il paziente che sta commettendo degli errori, bolla tutto come tossico ma in realtà è lui che in qualche modo non sta agendo a dovere per un motivo o per un altro, senza colpevolizzarlo, ma rendendolo in qualche modo un adulto capace di rispondere delle sue azioni e di capire qual è il suo ruolo nella vita. Magari questo paziente ha una forte agency, cioè potrebbe intervenire nelle sue relazioni e migliorarle, cambiarle, renderle più mature.
Ma se invece gli si dice che sì, effettivamente la tossicità proviene dagli altri, è un fatto oggettivo e bisogna porvi rimedio oggettivamente, questo paziente si deresponsabilizza totalmente, del tutto si deresponsabilizza. Gli si dice che sostanzialmente in questo mondo lui è il protagonista, tutti gli altri sono a vario titolo o delle persone tossiche, quindi sono degli antagonisti, o sono degli aiutanti, quindi dei coprotagonisti. E invece la vita non è così, perché nella vita non ci sono protagonisti. In questa esistenza tutti noi potremmo scomparire, ognuno di noi potrebbe scomparire in qualsiasi momento e le cose andrebbero avanti serenamente. E le persone adulte dovrebbero capire questo concetto quanto prima. E chi aiuta delle persone che non stanno bene dovrebbe far filtrare immediatamente questo messaggio. Protagonisti non ce n'è. Tutto non è tossico necessariamente, alcune cose non funzionano e magari ce ne liberiamo veramente, ma capiamo il perché e capiamo soprattutto se non siamo noi a essere un pochino tossici magari. Is narcissism evil? Well, certainly at the malignant end of the spectrum it is, and it can be displayed in many ways. At the top of the list, these individuals don't just create pain in others, they take delight in it and then they're impervious about that pain's impact. Secondo termine, ancora, se possibile, più onnipresente e spaventosamente diffuso e anche più pericoloso di tossico. L'avete letto nella didascalia, ma ve lo ripeto, qui entriamo nel grande calderone del narcisismo. Ora, liberiamo subito il campo e togliamoci di torno le definizioni. In questo caso uso le definizioni da DSM, che è il manuale più diffuso nella catalogazione dei disturbi psicopatologici e psichiatrici. Il narcisismo, inteso come disturbo, è un disturbo di personalità. Come tutti i disturbi di personalità, generalmente è, e adesso usiamo una parola difficile, egosintonico. Cioè, le persone che hanno un disturbo di personalità, ce ne sono tanti, non sanno di avere il disturbo. Dal loro punto di vista, quello che per gli altri dall'esterno è un disturbo è la loro personalità, una parte della loro personalità. Quindi chi ha un disturbo di personalità, se vuole liberarsene, deve mettersi profondamente in gioco, deve discutere se stesso, perché molto spesso non accetta di avere un disturbo, sta male, c'è qualcosa che non avverte che c'è qualcosa che non va nel suo modo di vivere le relazioni, se stesso e di stare al mondo, ma quando gli viene riferito delle stranezze del suo comportamento guarda l'interlocutore perplesso perché da principio non si capacita di quello che gli viene riferito. Per fortuna il disturbo narcisistico di personalità è raro. Poche persone ne soffrono, e dico per fortuna che poche persone ne soffrono perché quelli che ce l'hanno diagnosticato e sono veramente affetti da disturbo narcisistico di personalità soffrono come cani, stanno malissimo. La maggior parte del tempo si trovano in una condizione che davvero non è semplice. Perché? Perché hanno un continuo, incessante, impellente bisogno di conferme e validazioni. Tutti noi abbiamo bisogno di conferme e validazioni sul nostro valore, sul nostro ruolo nel mondo, sulla nostra bellezza, sulla nostra competenza, simpatia, eccetera. Ma una persona che ha il disturbo narcisistico di personalità porta questo bisogno a un livello superiore e ha costantemente bisogno di qualcuno che gli dica quanto vale, quanto è importante. Se non ce l'ha, e quindi siamo in uno scenario neutro, in cui è semplicemente uno come tanti, soffre. Laddove una persona che non ha questo disturbo si troverebbe in una condizione di media età, cioè né di gioia né di dolore, la persona con un disturbo narcisistico di personalità sta molto male. Quando non c'è la condizione di medietà, ma c'è una critica, anche giusta, anche moderata, anche costruttiva, la persona con disturbo narcisistico di personalità va in pezzi, perché basta una minima critica che viene vista come una disconferma della propria unicità, grandezza, straordinarietà, per ferire questa persona in modi che sono difficili da comprendere per una persona cosiddetta normale, cioè che non ha questo disturbo di personalità. Quindi ci troviamo di fronte a persone che poi, per recuperare un pochino della loro sicurezza, magari usano dei mezzi che non sono sani, perché, come ho detto al principio, stanno davvero male. Ecco, questo è il disturbo narcisistico di personalità. Il narcisismo, o i narcisisti,
che secondo sedicenti guru e secondo, purtroppo, un buon numero di miei colleghi popolano questo mondo in una proporzione in cui praticamente ogni 5 persone uno è un narcisista, sono quanto di più diverso da quello che vi ho appena descritto. E mi permetto di aggiungere, prima di continuare, che spessissimo, forse per dare un certo spessore clinico al loro discorso, molte di queste figure che ho appena descritto, cioè sia professionisti accreditati sia non, aggiungono al termine, all'aggettivo narcisista, anche patologico. Io forse posso accettare, lo ritengo molto ipocrita, ma posso accettare che qualcuno usi narcisista dicendo sì, ma io non intendo il disturbo, intendo alcuni tratti di personalità che sono sotto soglia, insomma, così. Ma al momento in cui si usa la parola narcisista patologico e quindi introduciamo il termine patologia, cioè soffrire dal greco, io questa spiegazione non la accetto più. Se qualcuno parla di narcisista patologico, sta descrivendo una persona che soffre di un disturbo. E come viene descritta questa persona che soffre di un disturbo? Viene descritta non nei termini di uno che avrebbe bisogno di aiuto perché sta male, viene descritta nei termini di un essere praticamente ultraterreno. Prima di tutto, queste persone hanno tutte qui 200. Sono dei manipolatori che al confronto un Putin è così, un dilettante, uno che non riuscirebbe a convincere manco sua madre a votarlo. Poi sono spietati totalmente, non hanno nessuna cognizione, tantomeno figuriamoci se possono soffrire, sono delle macchine programmate per fare soffrire il prossimo. E come ho detto all'inizio, il problema principale è che sono a ogni angolo. Ci sono persone che sono arrivate a raccontare e a raccontarsi, secondo me più a raccontarsi, di avere incontrato nel proprio percorso relazionale, magari romantico, solo ed esclusivamente narcisisti. Soltanto. Perché, come dicevo prima, secondo un certo dettato che viene trasmesso anche da fonti molto seguite, ce n'è uno a ogni angolo, quindi è normale che uno ne incontra tantissimi, specialmente, questo forse è l'ombrellino nel long drink, se uno è un empatico. Viene presentata questa dicotomia, che poi in realtà diventa un tandem, fra questo narcisista cattivissimo, manipolatore, eccetera, eccetera, e invece il povero paziente, mi permetto di dire, e qui mi prendo un rischio, ma me lo prendo calcolato, la povera paziente, che invece è una persona empatica, e quindi viene intrappolata in questa trama. Voglio io negare che ci sia una grande quantità di persone che sono simili alla descrizione che viene fatta di questi narcisisti patologici? No, io non lo nego assolutamente. Nego un po' la portata, perché vengono descritti veramente come dei superuomini, e io ho forti dubbi che ci siano tutti questi superuomini in giro. Però è sicuro che ci sono molte persone egoiste, autoriferite, centrate su se stesse, che usano gli altri come oggetti, per il proprio piacere, per il proprio guadagno, o anche semplicemente perché è quello che fanno per abitudine, quindi non lo sanno neanche bene perché lo fanno. Questi sono i tratti di una persona di successo, normale e di successo, che vive in una società come quella che abbiamo creato. In altre parole, io penso che tutti questi narcisisti che queste pazienti dicono di aver incontrato e con cui hanno interagito e da cui vorrebbero scappare, pagano per liberarsi dal maleficio del narcisista, in realtà sono semplicemente individui normali che sanno giocare al meglio il gioco che si trovano davanti. Ma d'altronde, se ci pensate, mi ripeto ulteriormente, l'ho detto centinaia di volte nei video precedenti, ma in una società che dà valore semplicemente all'individuo per quello che ha, per quello che accumula, per i risultati che consegue, e ha pochissimo interesse per come li consegue. Anzi, per esempio, in molti prodotti di intrattenimento i mascalzoni, gli approfittatori vengono rappresentati come dei modelli positivi. I criminali non ne parliamo. Per gli amici red pillati che seguono il canale probabilmente si staranno un po' annoiando. I dark triadati. Essendo che questo è quello che viene premiato, ci sorprendiamo se ci sono persone che si comportano così? No, non ci sorprendiamo affatto. Però ci troviamo di fronte a un problema. Se prendiamo per buono quello che ho appena detto, e la nostra osservazione ci porta a quello che ho appena detto, entriamo in dissonanza cognitiva. Qual è la dissonanza cognitiva? Ci troviamo nella condizione di dover ammettere che la società che viviamo è fondamentalmente tarlata da tantissimi problemi. E siccome molte persone pensano che questa società dovrebbe essere ancora più di com'è, più libera, nel senso che ognuno fa quel che vuole, e meno morale, meno vincolata da ideologie, meno vincolata da religioni, come si fa ad ammettere che se questo accadesse
ci si troverebbe con un fiume di persone totalmente ego-riferite in giro. È difficile. Ecco che viene in soccorso il termine narcisista. Quindi piuttosto che ammettere, per esempio, di essere attratte da uomini di questo tipo per motivi assolutamente logici, perché sono affascinanti, perché possiedono le qualità e quindi compiono delle azioni che la società valuta positivamente nei fatti, poi poco importano le parole, nei fatti, è meglio dire che non si è state attratte da certe caratteristiche riscontrabili logicamente, ma che invece si è finite nella tela del grande manipolatore, perché in questo caso la responsabilità viene rimossa, tutto viene patologizzato, la società non ha più un ruolo, perché la psicopatologia semplicemente insorge. E i narcisisti, eccoli qua, belli e pronti, medicalizzati, ma non trattati, perché questa medicalizzazione conduce poi semplicemente a un processo. Questo processo, che ha un nome che in questo caso è molto calzante, è la demonizzazione. Questo narcisista, che viene così definito, altro non è, e torniamo al concetto del parallelo con la religione, altro non è che Satana. Grande tentatore, grande manipolatore, ti trascina nell'oscurità, è difficile scappare, perché è molto affascinante e perché cela la sua vera natura infernale sotto un aspetto gradevole, sotto delle promesse, ed è il male assoluto. E nessuno di noi si può certo opporre a qualcosa di questo genere. Cosa possiamo fare noi altri? Noi altri ci possiamo rivolgere a un professionista, ancora una volta, che ci liberi da questo male, che metta un freno a queste tentazioni e che ci insegni, come promettono centinaia di psicologi di lingua inglese, non ne parliamo, ce n'è un'infinità, ma anche di lingua italiana, di riuscire finalmente a farci scappare dalle grinfie del tentatore, dalle grinfie del manipolatore narcisista. Penso che se voi conoscete un pochino della mia posizione, delle mie posizioni sulla mia professione, ma più in generale sulla cultura e la società, avrete capito che secondo me questo è un approccio a dir poco fallace. È fallace, però funziona. Perché funziona? Perché fornisce alla persona che si rivolge al professionista una lettura elementare. Lei è buona, lui è buono, stavolta lo mettiamo al neutro. Questa persona di cui si è innamorata, che in qualche modo è diventata rilevante nella sua vita, è cattiva. Bene? Male. Io sono buono, quello è cattivo. Se sono finito ad avere a che fare con il cattivo, non è perché magari mi piaceva qualche caratteristica del cattivo, non è perché magari ero attratta da certi suoi modi di fare, che sono attrattivi, e lo sono perché sono in accordo con la cultura dominante. No, io non ho colpa. È lui che è speciale, in senso negativo, e mi ha attratto. Anzi, come dicevo prima, questa cosa succede soprattutto alle persone buone, proprio alle persone che invece non se lo meriterebbero, agli empatici, a chi darebbe la sua vita per gli altri, che invece finisce, poverino, a sottomettersi a questa creatura luciferina che è il narcisista patologico. Addirittura mi è capitato di leggere da qualche parte narcisista vampirico, che è proprio la celebrazione dell'horror, visto che siamo in ambito. Cosa ne penso io dei professionisti che si prestano a queste specie di dicotomie tra buono e cattivo, e vittima e carnefice, narcisista e empatico? Penso che stanno seguendo la strada facile per confermare i bias e una visione totalmente positiva, proprio in senso infantile, dei loro clienti, e mi dispiace dirlo, ma per quello che ho visto statisticamente delle loro clienti. C'è uno, per esempio, che non è uno psicologo, ma fa lo psicologo, che si definisce il guru delle donne, ed è seguito da donne per il 90%, e questo qui non fa altro che parlare di narcisisti e narcisismo e liberarsi dal narcisismo, e avendo un seguito enorme solo in ambito italiano, tra l'altro, mi fa pensare che questa sia una problematica soprattutto eminentemente femminile. E passiamo alla coppia di parole che sono le ultime di cui discuto, perché come avete visto ogni ambito richiede una grande quantità di investimento esplicativo per arrivare a capire perché è pericoloso. Queste sono più semplici. Parliamo delle bandierine. Green e red flag, direi soprattutto red flag, perché la green flag tutti questi problemi non li causa, è più che altro il suo inverso che li causa. Che cosa sono queste bandierine? Sono delle simbolizzazioni assolutamente infantili di un principio molto pericoloso, cioè che sia possibile trarre delle conclusioni sulla personalità
e sulle azioni, quindi a essa correlate, e sul modo di vivere delle relazioni di un'altra persona, a partire da dei segnali, a partire da specifici comportamenti, ma anche da specifiche cognizioni, idee politiche, idee sul mondo e sulla società, che dovrebbero fare scattare un campanello d'allarme o il contrario, invece essere dei segnali positivi. Questo è un principio che ovviamente è vecchio come il mondo. Forse il più grande desiderio degli esseri umani dal punto di vista psicologico è essere in grado di determinare con certezza che cosa farà il prossimo, che cosa faranno gli altri. Chiunque fosse capace di determinare con certezza il comportamento futuro degli altri avrebbe un potere immenso. Il problema grosso è che il comportamento futuro degli altri è una delle cose più difficili da predire in senso assoluto. Forse proprio la più difficile. I comportamenti umani sono multiformi, sono influenzati dall'ambiente, sono influenzati da cognizioni, talvolta non sappiamo neanche da che cosa sono influenzati e ci appaiono privi di significato. Quindi come si può dire che è possibile determinare che cosa farà una persona o addirittura se un partner adeguato? Le bandierine sono usatissime in quest'ambito. Se uno può essere nostro amico, se uno può essere il nostro fidanzato, a partire da certi comportamenti allarme. È una banalizzazione estrema di un principio che comunque ha una sua validità. È chiaro che è possibile fare delle inferenze sul comportamento futuro degli altri, è normale, è umano, lo facciamo tutti ed è anche sano. Il problema però quando si presenta quando queste bandierine diventano catalogatorie, cioè si fa proprio un catalogo di azioni, cognizioni, ideologie, pensieri, modi di essere, modi di muoversi nel mondo che sono accettabili. E altri che invece sono red flag, che addirittura si possono condividere. Un esempio per fare capire la diffusione e il pericolo di queste bandierine, e lo prendiamo dalla cronaca, ormai non recentissima ma comunque molto recente, ed è quello di T-App, cioè un'app in cui le donne si scambiavano green e red flag sui vecchi partner che avevano avuto in funzione predittiva per dire ad altre sì, questo è accettabile, no, quello non è accettabile. Quindi si fa proprio una lista di green e red flag e si fa un check complessivo di quello che si vorrebbe dagli altri. Perché lo si vorrebbe? Perché condurrebbe eventualmente a una relazione di qualsiasi tipo felice e appagante. Ora, se pensate che nessun professionista della salute mentale potrebbe utilizzare dei concetti così banali e così anche proprio infantili, come ho detto all'inizio, dovete riconsiderare. Per esempio BetterHelp, che ho già citato su questo canale, ha usato in uno dei suoi spot che ha avuto massima diffusione proprio questo principio. Spero di riuscire a metterlo qui che scorre. C'era un tizio che correva in un campo portandosi appresso un bandierone verde, perché forse lui voleva rappresentarsi come un portatore di green flag. E dico, stiamo parlando di BetterHelp, cioè stiamo parlando di un'app e un sito di terapia online che al confronto i nostri sono, come ho detto nel video precedente, sono minuscoli. Parliamo di uno spot che sarà stato visto da milioni di persone. E quindi questo e tante altre cose dimostrano la penetrazione di sta roba nel linguaggio psicologico e poi nel linguaggio comune. Ora, per chiarezza, green flag e red flag non sono pericolose neanche lontanamente quanto lo sono tossico e soprattutto narcisista, che è il più pericoloso di tutti. Però siamo sempre lì. Sono banalizzazioni. Al confronto di tossico e narcisista sono ancora più banali. Sono proprio linguaggio per bambini portato però in un ambito che invece dovrebbe essere stimolante, nuovo, innovativo, anche provocatorio. Ecco, invece le bandierine che provocazione hanno? Nessuna. Che cosa fanno pensare? A niente. Sono proprio il prontuario di uno che vuole pensare di capirci qualcosa del comportamento umano e invece non ci sta capendo niente. E anche questi sono naturalmente concetti di natura eminentemente religiosa. E qual è la natura della green e della red flag? Banalissimo. Il vizio è la virtù. Chi ha la red flag è gravato dal vizio, chi ha la green flag ha la virtù. Semplice e banale. Non credo che questi concetti si possano, anche volendo, anche stiracchiando al massimo il limite della dignità e abbassandolo il più possibile, si possano usare in una terapia. Però sono talmente semplici e talmente elementari che invece popolano il discorso delle persone comuni che magari in terapia però poi ci vanno e portano questi principi che, se non vengono corretti, oso dire anche con una certa severità, non nel senso che si deve dire al paziente oh, ma di che stai parlando, però bisognerebbe fargli capire che questo tipo di banalizzazioni possono andare bene quando si scherza. Quando non si scherza più si rischia comunque di compromettere la propria vita relazionale, anche futura. E io ho il dubbio che molti non abbiano il coraggio di
andare a questo livello di scontro. In conclusione, come vi avevo promesso, abbiamo provato ad analizzare le ragioni per cui, secondo me, questi 3 termini che vi ho portato sono piuttosto pericolosi e comunque sono un campanello di allarme, anche se ormai l'allarme è suonato da tempo e i ladri sono belli che entrati dentro la villetta, sulla crescente diminuzione della qualità del linguaggio psicologico e tutti i correlati. La mia sensazione, ma l'ho riportato tante volte, adesso l'ho riportato dal punto di vista semantico prima da altri punti di vista, è che in questo momento stiamo attraversando una fase in cui la psicologia, più che indagare le profondità e la complessità della mente umana e poi eventualmente proporre delle soluzioni, stia un po' prendendo il posto delle strutture dogmatiche della società, cioè si stia sempre di più schiacciando su una distinzione manichea di quello che va bene e quello che non va bene, che è proprio a uso di una società che ha perso tutti i punti di riferimento, così quelli assoluti, e ne ha bisogno di altri, perché non riesce ad abbandonarsi, come dice che vorrebbe fare, all'assoluta libertà, che non è un'aspirazione umana, sia chiaro. Questo manicheismo dove ci porterà? Ci porterà, se non viene arginato, al punto che davvero si rischierà di avere le sessioni di terapia che sono praticamente il confessionale dei cattolici, che è una cosa terribile, è una cosa che Freud avrebbe detestato e che molti di noi, anche quelli che credono, anche quelli che hanno una fede, ad esempio io ce l'ho, non gradiscono, perché ogni cosa dovrebbe avere il suo posto. Il posto della psicologia non è assolutamente questo, specialmente della psicologia clinica. Come sempre, giunti alla fine, io vi ringrazio per la pazienza, non vale la pena dire che sarà un video lungo perché lo sapete già, e come ho detto all'inizio, ve lo ripeto perché lo ritengo importante più che altre volte, se volete lasciate un commento dicendomi cosa non vi piace del linguaggio o dell'impostazione della psicologia pop, della psicologia moderna, e ne discutiamo tutti insieme. Fino al prossimo video, che spero sarà non tra molto tempo. State in salute.